Buongiorno a tutti, come al solito. Oggi ho veramente il piacere, non è retorica, di avere il professor Marco Ragusa, che alcuni di voi forse non conoscono. Volevo dire che Marco Ragusa, il professor Ragusa, è dell'Università di Catania ed è professore di biologia e genetica presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche. Poi ha scritto più di 80 articoli a livello internazionale, è autore di anche tutta una serie di video, diciamo così, didattici che vi consiglio di vedere sul suo canale X Bio Science, perché ne vale veramente la pena, perché è un canale gestito da uno scienziato che però, come è scritto nel risvolto di copertina, quando ha scritto questo suo primo libro, L'uomo innaturale, e dice anche che, ricordando che lui si occupa soprattutto della materia oscura del genoma, di cui ha parlato nel libro Resi umani, che ho fatto con Pietro Buffa, e quindi già di questo lo ringrazio perché ha dato un contributo con un capitolo intero. Ecco, lui per questo suo primo libro personale dice che rappresenta il suo primo saggio su argomenti scientifici non canonici. Ecco, questa definizione che poi mi ha preso nel corso di tutto il libro, che mi sono letteralmente divorato. Ecco, ho veramente colto la differenza, anzi come dire, l'ho vista risottolineata ancora una volta, tra ciò che è scientifico, continua a essere scientifico, viene trattato in metodo scientifico, ma è non canonico. E in effetti, quindi io lo devo ringraziare perché, essendo lui docente universitario, ha avuto il coraggio, insomma, di porre delle domande, diciamo così, e quindi il tutto deve essere trattato con assoluto equilibrio, perché non bisogna andare oltre quelli che sono i limiti, soprattutto qui nella fattispecie della scientificità di ricerca, della scientificità di racconto e di dialogo, però ci sono delle cose che veramente per le menti aperte sono vera e propria manna. Ma entriamo quindi subito nel merito, e parlando proprio di questo libro, c'è la curiosità che ovviamente viene, ma come viene in mente? Che cos'è che spinge un docente universitario a scrivere un libro come questo? L'uomo innaturale. Sembra quasi innaturale fare un'affermazione del genere. Bene, bene. Innanzitutto, Torbino, grazie per avermi invitato a questa intervista. È una bella domanda questa qui. A volte mentre lo scrivevo me lo sono chiesto pure io, perché sto scrivendo questo libro. In realtà non volevo, mi ci hanno portato a scrivere un libro. In realtà tutto nasce da un video, e a sua volta il video da che cosa nasceva? Il video nasceva dal fatto che sia, perché chiaramente per via del lavoro che faccio, per via del fatto anche che insegno biologia genetica in diversi corsi di laurea, medicina, chirurgia, biotecnologie, scienze motorie. Quindi diciamo ho una visione piuttosto di insieme anche della biologia generale. Ho sempre notato che la natura umana è piuttosto dissonante rispetto alla natura di tutti gli altri organismi. Questa cosa mi ha sempre da un lato affascinato, dall'altro incuriosito, perché in qualche modo rappresentava anche come dire, un po' lo specchio della superiorità, almeno da un punto di vista cognitivo, della nostra specie rispetto alle altre. Tuttavia, però, riflettendoci bene, mi rendevo conto che i nostri punti di forza, il nostro punto di forza massimo, che è questo enorme cervello che ci portiamo piantato sopra il collo, in realtà, diciamo, visto da un punto, osservato da un punto di vista evolutivo, era un'innovazione evolutiva che, se contestualizzata, non era poi un grande punto di forza. Cioè mi rendevo conto che ciò che per noi è la nostra arma migliore, quando è stata plasmata alla natura, probabilmente non era tanto un bonus quanto un malus, quanto uno svantaggio. E allora ho cominciato a fare delle riflessioni proprio sulla natura, però sulle origini della nostra specie, però viste da un punto di vista darwiniano. Cioè ho pensato di voler far finta di essere una sorta di studioso alieno, scendere sul pianeta Terra e studiare e fare delle considerazioni evolutive sulla nostra specie. Quindi ho cercato in qualche modo di essere il più
libero da preconcetti scientifici, preconcetti che purtroppo è una piaga, chiamiamo una piaga, una parola un po' esagerata, però diciamo è una trappola in cui si cade spesso. Anch'io sono il primo a cadere nella trappola del preconcetto scientifico quando affronto alcuni temi, ad esempio quelli nei quali lavoro io, però in questo caso, visto che era, diciamo, come dire, dovevo avere una visione d'insieme, mi sono permesso appunto di dare un'occhiata a quella che è l'evoluzione umana senza nessun dogma alle spalle. E allora cosa feci? Feci un video che, come lei giustamente sottolineava prima, questo canale molto piccolo, giusto per hobby, per passatempo, se c'è qualche argomento che mi intriga particolarmente, penso sempre di farci un piccolo video documentario. Comunque, feci questo video intitolato Il misterioso Homo sapiens, che incredibilmente ebbe un successo anche abbastanza importante, tanto che venne invitato da Sabina Pieragostini, che lei certamente conosce, ad un evento dove appunto si parlava di scienza non canonica. All'epoca fui caldeggiato dal dottor Buffa, dal dottor Pietro Buffa, e così raccontai un pochettino, feci una relazione, un sunto di quello che era il video Il misterioso Homo sapiens, e devo dire che anche in quel caso ebbe un riscontro abbastanza interessante. Tra l'altro libro che scrissi proprio durante la pandemia, quindi forse avevo un po' più di tempo. E alla fine è stato tra l'altro un processo, perché vi dico la verità, io non sapevo quale sarebbe stata la fine del libro. Io mentre lo scrivevo, è proprio stato un processo in fieri vero e proprio. Forse i libri non andrebbero scritti così, o lo dico col senno di poi, però alla fine così feci, e quando poi man mano che scrivevo nella mia mente si prefigurava un finale, che poi è quello che lei ha letto, che chi ha comprato il libro ha letto. E niente, poi il libro venne pubblicato, tra l'altro è stato pubblicato molto recentemente, e poi, come si dice in questi casi, utilizzando una frase un po' pomposa, il resto è storia. Quindi adesso abbiamo questo libro. Bene. Allora, intanto chi ha ascoltato, come sono certo, con molta attenzione le parole che lei ha detto, ha già colto tutta una serie di elementi relativi a quello che possiamo inserire nella categoria del dubbio. E siccome mi sono divorato letteralmente il suo libro ed è pieno di mie annotazioni, eccetera, e quindi proprio partendo dal discorso del dubbio, lei ne ha accennato più volte nel corso del testo, per esempio quando scrive: tuttavia, se provo ad applicare le regole darwiniane, così almeno entriamo nel merito del discorso, alla nostra specie accade qualcosa di incredibile. Non funzionano, punto esclamativo. Giocando con i paradossi, se 1 milione di anni fa un osservatore esterno, seguace del darwinismo, avesse potuto fare una scommessa sul successo evolutivo del genere Homo, avrebbe naturalmente scommesso sulla sua estinzione. Devo dire che insomma non è scritto da un complottista, e lei fa anche notare come insomma a confutare a volte le cosiddette tesi scientifiche sono massimi scienziati e non i complottisti. Sì, assolutamente. Senta, io mi sono preso degli appunti partendo dal libro, e lei a un certo punto la storia evolutiva degli ominidi l'ha definita come la trama di un film piena di buchi di sceneggiatura. Ecco, che cosa intende con questa frase che effettivamente, cioè, di fronte ai racconti che ascoltiamo ci lascia un po' così, ripeto, sapendo da chi è detta. Questa è una cosa che tra l'altro mi ha molto divertito scriverla, perché allora, innanzitutto, giusto per chi ci ascolta, cosa sono i buchi di sceneggiatura? I buchi di sceneggiatura sono quelli che in inglese vengono chiamati plot hole, che sono delle forzature logiche, ok? Da non confondersi con i buchi temporali, che sono un'altra cosa. Faccio un esempio su tutti, così che la gente, diciamo, un po' capisca cos'è una forzatura logica, cos'è un buco di trama. Non so, tutti si ricordano sicuramente il finale del film Titanic, dove quei due a mollo, la tizia si salva, il ragazzo cerca di salire sulla piattaforma di legno, non riesce e muore. Per anni hanno provato ingegneri, fisici, eccetera, a dimostrare, riuscendoci, che in realtà quella tavola, per come era fatta, poteva, diciamo, sopportare il peso di 2 persone.
Ovviamente perché è stato inserito questa forzatura di trama? Per dare un finale avvincente a tutto il film. Benissimo. E questo è qualcosa che normalmente nel cinema si fa. In genere non si dovrebbe fare, soprattutto le trame scritte male sono quelle in cui i buchi di sceneggiatura sono più evidenti. Ora, cosa c'entra tutta questa storia con la storia della nostra evoluzione? La nostra evoluzione, la storia della nostra evoluzione, che è una bella storia, attenzione, una storia quasi eroica, di rivincita, di questo piccolo primate su cui appunto nessuno avrebbe scommesso 2 centesimi, che contrariamente a qualunque possibilità è riuscito letteralmente a dominare il mondo. Quindi proprio una bella storia da leggere. Tuttavia, però, qual è il problema? Il problema è che la narrazione di questa storia soffre di tutta una serie di buchi di sceneggiatura. Però prima ancora dei buchi di sceneggiatura sono presenti anche dei buchi temporali. Ora, i buchi temporali, per quanto riguarda l'evoluzione, la macroevoluzione degli organismi, e in maniera più specifica l'evoluzione della nostra specie, è qualcosa che posso anche comprendere molto facilmente. Perché? Perché in sostanza la paleoantropologia in massima parte si basa sul ritrovamento di resti fossili, che forse la gente non lo sa, ma è uno dei processi che più raramente avvengono in natura. La fossilizzazione, per avvenire, ci devono essere condizioni geografiche, ambientali, di terreno, di pH, di temperatura, di umidità ben particolari, altrimenti è un processo che non avviene. Ad esempio, in alcuni ambienti, come le foreste, è molto difficile che avvenga il processo di fossilizzazione. Il che significa che cosa? Che tra l'altro i fossili sono un po' le tessere del puzzle che poi costruiscono questo racconto. Quindi già avere un puzzle incompleto fa sì che la storia sia difficile da raccontare. Ovviamente, quando però ci viene raccontata, tutti questi buchi vengono colmati in qualche modo, no? I divulgatori lo sanno molto bene. Chi sente raccontare la storia della nostra evoluzione da un divulgatore sembra che sia filato tutto liscio. In realtà non è esattamente così. Tra l'altro c'è anche un problema di fondo, che è una cosa che tra l'altro è saltata fuori scientificamente qualche anno fa. Hanno studiato la morfologia dei crani di un tipo di Erectus, e in effetti hanno visto che molto probabilmente i paleoantropologi, spinti un pochettino dalla voglia di individuare sempre specie nuove, hanno probabilmente fatto un po' un casino. Perché? Lei immagina un attimino un paleontologo venuto dallo spazio, tra 10 milioni di anni, comincia a studiare i crani di Homo sapiens del XX secolo, non so, presi dalla Polinesia, dall'Africa, dall'Europa, dall'Asia. Sono molto diversi i crani, i resti ossi. Allora, se si comportasse come un paleoantropologo moderno, dovrebbe classificarle come specie differenti, perché sono etnie differenti, un po' come i cani, no? Un chihuahua, un pastore tedesco, un bassotto, che sono profondamente differenti, in realtà appartengono alla stessa specie, che Canis familiaris. Quindi è possibile, anche se chiaramente un paleantropologo lo ammetterebbe con molta difficoltà, che è stata fatta una classificazione forse molto ridondante delle specie di ominidi che, non so, 1 milione di anni fa, 2 milioni di anni fa, abitavano l'Africa subsahariana. Quindi, oltre a tutto questo grado di confusione, c'è anche il discorso dei buchi di trama a cui facevo riferimento prima, cioè delle forzature logiche. Faccio 2 esempi che poi diciamo tratto ampiamente anche nel libro, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Il bipedismo, ad esempio. Il bipedismo, bisogna ricordarsi che è un unicum, il bipedismo completo, no? la postura eretta, è un unicum della nostra specie. Nessun'altra specie al mondo presenta un bipedismo, diciamo, completo. Allora si potrebbe arguire dicendo, beh, sarà il bipedismo quindi un vantaggio selettivo non da poco. Non è così. E lo spiega molto bene nel libro. Non è assolutamente perché dobbiamo contestualizzarlo. Oggi è un grande vantaggio. Perché? Perché ci libera le mani, perché grazie al bipedismo completo si è potuto sviluppare un encefalo particolarmente pesante. Ma se noi contestualizziamo l'innovazione bipedismo a 3 milioni e mezzo di anni fa, quando
secondo la paleantropologia classica, questo diciamo, ha cominciato a svilupparsi e ci rendiamo conto che si tratta di un carattere deleterio. Perché? Questa è una cosa che diciamo, l'esperienza odierna ci può dimostrare. Quale animale bipede, cioè quale noi potrebbe mai sfuggire a un predatore quadrupede? Impossibile. Cioè, basta fare una corsa col proprio cane. Sfido chiunque abbia un cane a casa di qualunque statura di provare a correre contro un cane. Il cane ti supera 2 volte in un circuito. Quindi pensiamo ai predatori che doveva affrontare gli australopitechi dell'epoca, il Megantidium, il Dinofelis, Dinocruta. Il più piccolo di questi aveva il garrese, arrivava agli occhi diciamo, di Lusi, dell'australopiteco afarensis. C'è chi dice, beh, magari la postura eretta serviva per spaventare gli animali, perché un animale quando si mette in posizione eretta diciamo, esibisce un'imponenza maggiore, ma anche lì, francamente, un dinocruta che è alto 2 volte un australopiteco, non vedo come il fatto che quello sia in posizione eretta lo possa minimamente terrorizzare. Anche l'avere mani libere in quel contesto temporale, quindi parliamo dell'Africa di 3 milioni, 3 milioni e mezzo anni fa, è assolutamente inutile. Sai perché? Perché non avevamo il cervello adatto per poterli utilizzare. L'articolazione fine delle mani è qualcosa che ad esempio i primati non hanno. Anche allora c'è chi dice, beh, magari la postura eretta serviva a guardare oltre l'erba della savana, della prateria, che anche questa è un po' un'assurdità, non era vantaggioso, era svantaggioso perché ci rendeva visibili ai predatori. Quindi, intanto, scusi, interrompo, ma voglio dire, se fosse stata così vantaggiosa, mica si sarebbe sviluppata, immagino, in una sola specie. Esatto, tutti gli altri sono rimasti quadrupedi. Qui ha colto perfettamente il punto, perché la natura, come dire, agisce secondo dei moduli, e i moduli vincenti li ripropone di continuo. Ed è qua che si inserisce l'unicum della specie umana, che ha tutta una serie di, come dire, di specializzazioni che sono atipiche, e sono esclusive appunto degli umani, che se davvero fossero così vincenti in un ambiente naturale, perché non dimentichiamoci che noi oggi siamo completamente fuori dal mondo naturale perché viviamo in mondi artificiali, ma si sono presumibilmente sviluppati in un ambiente naturale. Quindi, come giustamente ha sottolineato lei, se la postura eretta è un così grande vantaggio evolutivo in un ambiente tra l'altro estremamente feroce e crudele come la savana di 3 milioni di anni fa, per quale motivo gli altri animali non... Uno potrebbe dire, beh, ma questi qua erano animali arboricoli inizialmente, quindi ok, e allora forse sarebbe potuto rimanere sugli alberi. Cioè, qual è il motivo, qual è come dire, la spinta selettiva che li ha fatti scendere dagli alberi? Anche perché, come lei ben sa, questa cosa viene, come dire, viene spiegata dicendo che 6 milioni di anni fa c'è stato un ritiro delle foreste, cosa che poi è parzialmente vera perché in realtà forse è stato 12 milioni di anni fa. Quindi neanche i tempi corrispondono. Soprattutto molti primati sono rimasti attaccati agli alberi e sono i primati che osserviamo oggi. Quindi non è chiarissimo per quale motivo queste scimmie, che tra l'altro sugli alberi avevano fonte energetica e soprattutto riparo, protezione dai grandi predatori, per quale motivo devono scendere e andare a rischiare la vita in un posto che non era per nulla adeguato al loro armamentario biologico, perché non dimentichiamoci che i primati, noi, non abbiamo nessuna forma di arma biologica, nessuna. Non siamo dei bravi corridori, non siamo dei bravi nuotatori, tra l'altro non respiriamo sott'acqua, non sappiamo volare, non siamo particolarmente forti, non siamo dei grandi saltatori, non abbiamo veleno, non abbiamo artigli, non abbiamo fauci. E quindi immaginiamoci un animaletto così, di alto poco più di 1 metro, immerso in un mondo dove qualunque cosa è in grado di ucciderti. L'altro, forse più grande, l'altra grande forzatura logica è il cervello. Più spesso chiedo ai miei studenti, proprio nelle primissime lezioni, secondo voi cos'è che ci distingue dagli animali? Cos'è che ci rende così grandi, così magnificenti? Tutti mi rispondono il cervello, che nei fatti è vero. È vero oggi.
Cioè, significa che oggi il cervello, per come funziona, ci conferisce delle abilità cognitive che sono, come dire, che ci permettono di fare quello che praticamente gli altri animali non fanno, cioè modificare l'ambiente in cui viviamo, perché questo è l'altro punto importante, e cioè che in effetti noi non apparteniamo, noi come specie, a nessuna nicchia ecologica, tant'è vero che per sopravvivere dobbiamo modificare l'ambiente, che è una cosa che nessun animale fa. Questa è una cosa che fa pensare anche da un punto di vista filosofico. Comunque, dicevo, il cervello. Ora, è vero che noi siamo gli animali più intelligenti al mondo, però anche qui è un'affermazione un po' vaga, un po' generale. Che cosa significa? Abbiamo il cervello più grande del mondo? Assolutamente no. Sono più grandi di noi gli elefanti, i cetacei. È la citoarchitettura del nostro cervello che invece ci rende così particolari, no? Abbiamo anche infatti abbiamo la parte dei neuroni corticali, che è quella che è adibita alle funzioni cognitive superiori, e in questo caso ne abbiamo un numero di neuroni corticali più alto del mondo animale. Abbiamo anche delle aree cerebrali specializzate che non esistono nel resto del mondo animale, come ad esempio l'area di Broca o l'area di Wernicke, che servono, diciamo, a parlare, diciamo, a comprendere il linguaggio. Ora, perché dicevo che c'è una forzatura logica? Perché l'aumento volumetrico del nostro cervello è cominciato, a quanto pare, quanto ci dicono, diciamo, i resti fossili, dagli australopitechi in poi, quindi da 3 milioni e mezzo di anni fa fino poi ad avere diciamo, la sua massima espansione, che poi non è neanche vero, con Homo sapiens. Non è vero, perché in realtà i Neanderthal avevano il cervello, a quanto pare avevano comunque il volume cranico superiore a quello nostro. Sa qual è la stranezza? La stranezza è che la gente pensa che l'avere un cervello ci renda intelligenti a prescindere. E questo è un grave errore. In realtà noi non siamo geneticamente intelligenti perché abbiamo un grosso cervello con una citoarchitettura particolare. In realtà il nostro cervello, per funzionare in maniera appropriata, non per funzionare a livelli, in maniera appropriata, deve subire un training, che è quello che subiscono i neonati nei primi anni di vita. Un training fatto di stimoli, di contatto, stimoli audiovisivi di tutti i tipi. Durante infatti i primi anni di vita, il cervello del neonato, grazie a questi stimoli, comincia a formarsi, cioè si cominciano a formare le sinapsi tra un neurone e l'altro, quindi i collegamenti tra neuroni, quindi tutta quella network, quella rete di interazioni che permettono al nostro cervello di funzionare in una certa maniera. E in assenza di questi stimoli, invece, che cosa succede? Succede che si ha un declino delle abilità cognitive, del senso di inibizione, manca la capacità di verificare, di tenere alta l'attenzione, non si ha flessibilità cognitiva. Questo tra l'altro è stato anche dimostrato. Infatti i bambini che crescono in giovane età negli orfanotrofi, dove chiaramente questo tipo di stimolo non è presente o non è costante, hanno delle capacità, dei quozienti intellettivi più bassi rispetto a bambini che sono invece venuti su diciamo in famiglie normali, all'interno di famiglie, e tra l'altro sono persino soggetti ad alto rischio di malattie neuropsichiatriche in età, diciamo, in età adulta. Cosa voglio dire? Perché sto facendo questo giro di parole che tra l'altro uno potrebbe dire, beh, è banale, si sa che educare un neonato fin da piccolo, chiaramente, dargli le giuste cure parentali, non può fargli che bene, siamo d'accordo. Ma per cosa c'entra tutto questo con l'evoluzione del cervello? In altre parole, il nostro cervello, per poter funzionare, deve essere nei primissimi anni di vita culturalizzato, in maniera basilare, ma deve essere culturalizzato. La cultura, a sua volta, o gli stimoli culturali, sono il frutto dell'interazione di più cervelli. Siamo di fronte a una sorta di paradosso, cioè è come se il cervello fosse una macchina in grado di produrre carburante, con lo stesso carburante che serve per far funzionare il cervello. E qua mi viene in mente la frase di uno psicologo americano piuttosto famoso, Brunner, che diceva: la mente crea cultura e la cultura crea la mente. Quindi, in altre parole, il nostro cervello ha una struttura tale
che gli permette di funzionare al meglio solo in un ambiente culturalizzato. Allora, qual è il problema di tutto questo? Che 200.000 anni fa o 300.000 anni fa, volendo spostare ancora un po' indietro la nascita della nostra specie, ambienti culturalizzati non esistevano. Non che noi non ne abbiamo traccia. Le prime tracce di cultura compaiono 50.000 anni fa. Quindi che cosa significa? Significa che la natura 200.000 anni fa, 300.000 anni fa, si è tirato fuori un organo che in quel momento era inutile. Chiaramente è una cosa un po' strana da dire, Sì, tra l'altro considerando... lei lo spiega, lo documenta e lo esemplifica molto bene nel libro, questo concetto, cioè del fatto che la natura produce un organo che consuma tantissimo e che servirà magari tra 50.000 anni. È Esatto, una cosa assolutamente impensabile, incredibile. come se la natura fosse lungimirante o preveggente, che è qualcosa che qualunque evoluzionista rabbrividirebbe soltanto a sentire dire. Si potrebbe obiettare dicendo, benissimo, può essere che comunque, cosa che per alcuni organi si può anche ammettere, che magari il cervello inizialmente come organo non aveva quella particolare funzione, magari era un organo ecco, che non si è creato a causa di una serie di eventi casuali, che poi però diciamo, la natura ne ha cesellato il funzionamento. Ma neanche questo regge. Sa perché? Perché proprio la presenza del cervello, di questo grosso cervello, come molti sanno, è causa dei problemi ostetrici a cui va incontro la nostra specie durante la nascita dei bambini. Noi abbiamo, ma anche tuttora, ma soprattutto in passato, un tasso di mortalità infantile e anche un rischio di vita della madre molto alto, proprio perché la testa, questi neonati, è più grande del canale del parto. Quindi questo grosso cervello, che non serve alla natura 200.000 anni fa, metteva persino a rischio la vita della nostra specie. Quindi è un organo che addirittura doveva essere selezionato negativamente perché abbassava la fitness degli organismi. Oltre al fatto che questo super cervello che ci portiamo dietro è anche causa di numerose malattie neuropsichiatriche che negli altri animali semplicemente non esistono. Quindi non è, come dire, almeno nelle sue primissime fasi, il cervello un dono sceso dal cielo, è più una disgrazia. Se noi la volessimo guardare in maniera cruda, è una disgrazia. Poi, 50.000 anni fa, questo cervello comincia a essere utile. E lei in effetti nel libro a un certo punto scrive che insomma il cervello è un po' come una lama, cioè come un coltello, ma l'uomo lo sta maneggiando dalla parte della lama, cioè lo ha Esatto, maneggiato inizialmente lo dalla maneggiava dalla parte parte della della lama, lama. perché Assolutamente sì. effettivamente insomma era un organo che per tutta una serie di motivi che lei spiega molto bene, era un organo che metteva a rischio proprio l'esistenza stessa del singolo e quindi della specie. Io Esatto. direi una cosa, visto che l'argomento è interessante, abbiamo ancora diversi temi da sviluppare, potremo interrompere qui e riprendere immediatamente nel video successivo, se lei è Va benissimo, d'accordo. va benissimo, va benissimo. Allora per adesso grazie a tutti e arrivederci a prestissimo, cioè alla settimana prossima. Grazie, grazie, grazie a lei, grazie a tutti.